Buongiorno a tutti quanti. Oggi con la vestaglia di ordinanza invernale, che era un bel po' che non la mostravo in video, andiamo a provare un paio di cosucce nuove. Oggi facciamo qualcosa di un po' di diverso dal solito, passiamo da cose un po' poco costose, a robe forse troppo, vediamo, magari anche no, molto costose, se è troppo lo vediamo dopo. E allora partiamo. Vi avevo fatto vedere un rasoietto che aveva fatto importare Michele Lappi da Vanity Stock. Ne ho un altro, no, adesso non so il codice, non so il nome, comunque dal manico, vedete, perché sono qui marchiati Vanity Stock. A occhio la testina mi sembra uguale dell'altro. Mi sono stati gentilmente donati da Michele Lappi su un acquisto che ho fatto e li proviamo, ecco. L'altro non mi era dispiaciuto, cioè tutto sommato faceva il suo bel lavoro, non costano neanche tantissimo, sotto i 20 euro con il nostro codice sconto, sicuramente sotto i 20 euro. Qual è l'occasione in cui uno può magari comprare un rasoio così? Adesso vediamo se è uguale. Ecco, magari piuttosto di un Gillette King che comunque si fatica un pochettino e magari un italico sarebbe quel pelo troppo, questo rasoietto potrebbe essere la giusta mezza via che vi fa una buona mano e dopo questo magari invece di passare all'italico si potrebbe anche fare un saltino quasi oltre o comunque prendere anche l'italico e dopo fare ancora un salto oltre. Diciamo che è una mezza via tra l'italico e un king, ecco, mettiamola così. Però adesso vediamo se è uguale, identico o se magari mi sbaglio. Come pennello ne avevo preso ancora tempo fa, non ve l'ho fatto vedere, DS Cosmetic sintetico. Il tasso sembra tanto tipo il P-Soft della Razorok, sembra quello, però vediamo adesso com'è. E andiamo a provare, peccato che non ho l'aftershave alcolico, ma valutiamo più che altro il sapone, perché a questo costo qui sinceramente mi aspetto qualcosa di fuori del normale. Ethos, ok, questa linea che vanta, da quello che dicono anche gli appassionati, prodotti fatta con prodotti naturali, che in cosmetica e comunque su un processo chimico a me fa sempre un po' ridere, portate pazienza, ma è una cosa più forte di me. Però magari funziona bene, quindi noi andiamo a provare. Profumazione, sa di arancio, arancia, quasi arancia rossa, le arancia tarocco siciliane. È buono, ecco, costa una fucilata, ragazzi, una fucilata, quindi se proprio beccate una profumazione che vi piace, però ragazzi deve essere qualcosa di fantastico adesso quando lo uso, per far sì che mi costi 40-50 euro sapone. C'è una roba 40-45 euro, veramente fuori del normale, secondo il mio parere. Però magari ha proprietà magiche e adesso lo andremo a scoprire. Quindi sapone molto morbido, non è proprio una crema ma praticamente quasi, è una crema leggermente addensata. Andiamo a mettere nel fondo della ciotolona passione a rasatura, tutta aerografata a mano. Sono molto curioso, dico la verità, molto curioso. Ecco, anche oggi ringrazio tutti coloro che anche tramite i link, gli abbonati e tutto, mi danno il sostegno, perché mi hanno permesso ad esempio di provare un set così che di mia iniziativa, vi dico la verità, tante volte ci sono arrivato di lì a prenderlo, però sapendo cosa si porta a casa con un certo prezzo, mi ha sempre fatto desistere. Sono proprio sincero, cioè ho detto magari più in là, più in là, più in là, era già una vita che li avevo visti e quindi ho desistito. Però ho detto guarda, visto che tanti me l'hanno chiesto, visto anche il prezzo alto e visto che non mi che comunque molti anche di voi insomma un po' si affidano alle mie recensioni, a quello che dico, alla mia esperienza e tutto, ho usato questi vostri aiuti per acquistare questo set e quindi adesso
Andiamo a vedere com'è. Ciuffo, se non erro, da 26. Molto morbido. Allora ragazzi, è un ciuffetto da 13 euro, cioè 11-12 euro spedito. Quindi ragazzi, che cosa gli dobbiamo chiedere? Cioè, sì, ha un po' l'effetto plasticoso, neanche tantissimo, è morbido, io l'ho già provato, funziona anche bene, però cioè vale la pena. Allora, se non avete possibilità e vi va comunque di avere un sintetico decente spendendo poco, perché no? Però non aspettatevi, almeno per me, le sensazioni che mi danno. Già un Omega Roma Colosseo mi dà sensazioni migliori, ma piuttosto, insomma, ecco, sapete, anche un Boti NC3 che io vado matto, uno Umo G5, insomma, non è che vi svenate un manico semplice, e secondo me la differenza c'è, e come. Vediamo un po'. Anche questo comunque un po' le lama si sente, quindi non lo so. Perché, allora, vi dico la verità, devo essere sincero su una cosa. Sono arrivato a un punto dove faccio un po' fatica quando ho rasoi comunque abbastanza dolci, comunque mi portano un buon risultato. E la mano che ho oggi mi rende difficile valutare se potrebbe essere un buon primo rasoio. Ecco perché io consiglio sempre il King. Perché all'inizio era un disastro, premevo, sbagliavo tutto e quindi già con questo se sbagli, cavolo, secondo me te la fa pagare. Invece un King devi proprio cercartela, non taglierà tanto, dovrete portare un po' di pazienza, però all'inizio io che avevo il barbone duro, che amavo comunque avere una sensazione liscia, e col multilava premevo e giravo come un pazzo, ho fatto la stessa cosa con un rasoio di sicurezza e ti uccidi. Come c'è gente che è partito subito male con qualche mio consiglio. Con calma, piano, senza troppo insistere, in giro di poco tempo già usavano 316, R41, cose che io ho usato dopo un anno e mezzo. Quindi, allora, come primo rasoio no, probabilmente neanche tanto l'altro. Come primo rasoio no, però uno che magari vuole avere un rasoietto da viaggio simile italico, perché questo qua, ma anche l'altro secondo me non siamo tanto distanti, se non me lo ricordo proprio di preciso, ma mi sembra che più o meno siamo, la testina è quella. Non so se questo è forse un pelino più efficace o... Questo potrebbe essere... perché comunque ha una buona rasatura, cioè non sento vibrare la lametta, non mi dà problemi di vibrazioni o cose. Se magari uno cerca un rasoietto da viaggio, sono sincero, è l'unica motivazione che mi farebbe prendere un rasoietto così, perché uno dice vabbè, spendo 15 euro, ho un buon rasoio che rade bene tipo italico,
Se lo perdo comunque mi è costato metà di un italico, e anche leggerino, più facile anche da trasportare, da portare in giro, non so, cioè a me mi verrebbe in mente solo sta roba qua. Comunque ragazzi, a me sto sapone qua, portate pazienza, ma aspetta che guardo se è vegetale o tagliovato. Ah, è anche tagliovato tra l'altro. Ne prendo un altro po'. Però vi dico la verità. Beh. Vediamo un attimino, dai, vediamo un attimino. Cioè, nel senso, già in seconda passata ne ho messo di sapone, non una quantità industriale, ma ne ho messo, cioè, ha una consistenza veramente... Cioè, se uno si lamentava dei primi saponi di Andrea Bianchi, sto qua ragazzi, ne vuole un quintale. E anche come protezione non mi sembra male, ma di certo non è un Figaro, però neanche che mi faccia dire, non so, superiore a un Pantarei o comunque con lo stesso IV o top di gamma, assolutamente no. Ma non mi sta piacendo tanto ragazzi a me sto sapone qua, soprattutto sapendo quanto costa. Cioè mi sembra di usare veramente una prorasa. L'unica roba che cambierà sarà un po' nella protezione, sicuramente un pelo maggiore, e mi sembra anche nel post rasatura perché sento la pelle comunque più morbida. Però cioè, sparisce in viso ragazzi. E dopo se fanno tanto punto sul naturale, non vai a far tagliovata, no? Ecco, magari questo perché ha una scorrevolezza micidiale, proprio anche perché non ha assolutamente protezione quasi. Potrebbe essere un buon sapone per gli amanti del mano libera, perché veramente questo sapone qua fa scorrere la lama, il rasoio, qualsiasi cosa, in maniera veramente notevole. Allora, post rasatura buono, almeno quello, però vi dico no, fantascientifico, che comunque ho la pelle che tende a non essere vellutata, comunque un pochettino sgrassa e un pochettino tira, quindi non mi fa assolutamente impazzire.
Per me Ethos vi dico bocciato, non mi sta piacendo sotto nessun punto di vista, né come consistenza, né come monta, né come protezione in viso, non mi piace proprio, cioè c'è solo la scorrevolezza e un po' sta rasatura degna, ma con un sapone che costa così io mi aspetto 10, 50, 30 volte di più. Proviamo il balsamo. Balsamo quasi liquido. Bah. Non mi piace, ragazzi. A parte la profumazione soggettiva, ma se devi fare una profumazione all'arancia, almeno mettici qualche altra nota da farlo diventare un profumo, non una candela profumata. Balsamo un po' appiccicaticcio tra l'altro, quindi neanche che si assorbe subito. Bocciato, ragazzi, non mi è piaciuto, basta. È inutile che stiamo qua a raccontarcela, mi aspettavo molto di più. Ho sempre avuto i miei dubbi, però molto inconsistente, molte bolle dentro, molto superficiale, molto... Non mi è piaciuta, ragazzi, non mi è piaciuto, quindi mi dispiace dirlo, ma costasse 10 euro vi direi sì dai ci può anche stare, a sto prezzo qua no. Rasoietto qua ve l'ho detto, sono rasoietti che uno dice ok me lo tengo da viaggio, hai un buon compromesso, hai delle buone rasature senza spendere un capitale, però un italico lo batte, ecco. E se uno deve cominciare io consiglio comunque un Gillette King. Ciuffetto qua della DS Cosmetic, cioè 7, 8, 10 euro, 11 euro spedito, non gli potete dire niente, solo grazie di esistere. Anche sto qua 10-11 euro, uno se lo porta in viaggio, non vuole spendere tanto, monta bene il sapone, funziona bene, però sentite che quello che avete pagato vale, secondo il mio parere, ecco. Non mi fa gridare a niente di più di quello che costa. Andiamo a provare uno dei nuovi profumi che ha fatto uscire Bruno Iepariello di Sbarba. Allora, scatolina carina, devo dire la verità. Non mi piace tanto il fatto che la parte dentro, col movimento, la boccetta va in giro, quindi così dovrebbe essere praticamente quando voi la aprite. Invece muovendosi viene sulla scatolina dentro e il profumo lo trovate che galleggia in giro. Comunque il profumino è questo qua. Adesso non mi ricordo se è da 30 o 50 ml. 50 ml sono estratti, quindi comunque hanno una buona persistenza. La profumazione in questione è Pegaso, tappo abbastanza sempliciotto, la boccettina è abbastanza carina. Allora, ammiro che sia una profumazione originale, un agrumato unico, ed è anche buono. Ci sta che abbia un'ottima persistenza, perché dura veramente. Però la qualità che percepisco, 85 euro sono tanti, ragazzi. Non dico che non vale per il lavoro che c'è dietro, perché può essere anche che lui sia costato, non lo so. Dico solo che la qualità che percepisco per un profumo comunque che comincia ad andare sulla nicchia, perché un Westman da 35 euro è un profumo che ci sta, uno dice compra nel set, questo comincia ad essere un prezzo importante. Ecco, io direi, Bruno, se devi fare i profumi, falli su profumazioni tipo Eau de Rose magari, che hanno veramente, non so come spiegarmi, cioè deve risultare nella profumazione qua una cosa che quando lo annusi, lo porti, ti dà l'impressione di cavolo, ho speso 85 euro, che bomba.
Io dico solo questo, cioè non tutti. Lo so che è brutto fare esempi, però li faccio. Pantalei non fa i profumi di tutti i set. Ha selezionato alcuni e li ha un po' modificato e ha rifatto quelli, e altri magari li farà completamente diversi dai set di rasatura, perché i profumi di nicchia sono un'altra cosa, e anche la qualità che tu percepisci deve essere, quando arrivi a certi prezzi, anche se questo costa un po' meno, deve essere alta. Quindi dalla boccettina un po' tutto quanto ci potrebbe anche stare al prezzo come packaging, però la qualità che io avverto non mi fa dire wow, ok? E questo un po' mi dispiace, però devo dire quello che penso, ragazzi, sennò altrimenti stiamo qua a dire che è tutto buono, tutto buono, tutto buono. Ecco, magari un Uden Rose o anche Lawrence, che comunque sento che già questo lo avevo ammirato tantissimo per l'originalità, perché anche con Partenope aveva fatto dei passi in avanti, e comunque parliamo di un set di rasatura che con tot di soldi ti porti a casa sapone e after che comunque ti dura una mezza giornata, quindi sai già qualcosa di buono. Con Uden Rose già, e Lawrence, anche se Lawrence un po' meno, però secondo me Uden Rose è già una profumazione che spacca molto di più, quindi io direi cerca di concentrarti molto di più sul tuo naso, sul tuo gusto, su profumazioni tue, e fai in modo che siano uniche e speciali. Fa un'uscita 2 in meno, ma falle mirate, specifiche, soprattutto nei profumi, sugli estratti. Perché a me Pegaso piace, cioè se lo devo usare sul set della rasatura mi piace tanto, questo ragazzi faccio fatica, cioè è buono ma non lo porterai spesso, non lo so come dire, non mi dà quella sensazione di valore che mi danno altri profumi di nicchia. Non tutti, perché ce ne sono tanti che costano anche di più, che sono, per me proprio non ci siamo, però vi dico quello che penso, ed è questo. Quindi ragazzi, mi dispiace per Ethos, per carità, adesso col balsamo il posto della rasatura è anche degno, però per quello che costa, secondo me, lasciatelo là dove è, che non succede niente. Cioè, e anche se lo acquistate e vi trovate bene, secondo me non andate a comprarne un altro set. Cioè, è un prezzo talmente alto che me lo devi giustificare con qualcosa di unico, altrimenti per me se lo possono anche tenere. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.